Ciao a tutti ragazzi, un saluto a tutti, ma proprio a tutti. Video straordinario. Mi ha fatto notare prima un mio iscritto Ludovico e poi Massimiliano che, non rendendomene conto, io nell'uscita appunto numero 15, l'ultima, vi dissi che questo gruppo in plastica, sia messo in una maniera che nell'altra, cioè ve lo faccio subito vedere, questo qui non faceva alcuna differenza. In realtà non è così, solo che ho avuto la fortuna o sfortuna di andarlo a collocare subito nella maniera corretta. Vedete? Sono andato a metterlo subito così e questa linea in plastica è perfetta con questa in metallo. Però, e non me ne ero accorto se non era per i miei 2 iscritti, grazie ragazzi, mi fa veramente piacere che mi seguite e questa è una soddisfazione. Sì, è una soddisfazione, perché si cresce insieme, perché vuol dire che c'è veramente qualcuno che mi segue. Se invece l'avessi messo al contrario, mi sarei ovviamente reso conto subito dell'errore, perché qui esce fuori, vedete che non è in linea con il telaio, qui abbiamo un gradino e qui esce fuori. In sintesi, sempre come mi hanno fatto notare i miei 2 iscritti, abbiamo questa parte sotto che è in scivolo. Questa parte sotto con lo scivolo deve andare verso il motore, come l'avevo messa io all'inizio, ma ho avuto fortuna perché l'ho azzeccata subito. Quindi adesso vado semplicemente ad avvitarla e vi dico grazie perché mi seguite. Colgo nuovamente l'occasione per dirvi che abbiamo superato il 1.000.000 di visualizzazioni e ovviamente e volutamente uso questo verbo plurale abbiamo, perché siete voi la parte integrante del canale, senza la quale io non sarei qui a fare i video, e di questo vi voglio ringraziare. Grazie veramente a tutti. Ecco qua. Ci tenevo a fare questo video, anche se poi l'ho specificato sotto i commenti, ma non tutti li leggono. Boh, che altro posso dirvi? Vorrei stare ancora qualche minuto, perché sinceramente 2 minuti mi sembrano veramente pochi. Quando mai ho fatto un video di 2 minuti io? Minimo di 20, no dai, anche qualcosa di meno, ma anche qualcosa di più. Però sapete che il mio canale, e adesso arrivo almeno a 5 minuti, il mio canale non si limita solo al montaggio. Però ecco, devo dire che avete anche molto tatto nel dirmi le cose, perché siete veramente gentili. Le cose si possono dire in tante maniere, però la forma che usate, io vi ringrazio, è stata veramente molto gentile e molto sensibile. Avevate quasi il timore di farmi notare che avevo sbagliato. Non dovete aver timore ragazzi, io cerco di dirvi quello che riesco, che è il mio vissuto nel modellismo, che è veramente minimo, non sono un esperto di questo. Però mi fa molto piacere quando vi dico, e infatti qui trova poi la vera risposta, quando dico si cresce insieme, no? Sotto questo aspetto è un hobby bellissimo il modellismo. Poi diciamoci la verità, come anche in questo caso, il caso della Lancia Stratos, della Citroen 2 cavalli Charleston, della Ford Gran Torino e altri modelli che escono con le edicole, che una volta sapete che il modello di edicola era veramente un modello base. Qui siamo a dei livelli pazzeschi, qui abbiamo delle finiture meravigliose e quindi siamo, diciamo tra virgolette, una famiglia di appassionati, una bellissima passione che cresce fin da quando eravamo probabilmente bambini, almeno per quanto mi riguarda sì. Io feci la mia prima mostra di modellismo a 8 anni, mi portò mio papà con una T4, una Ferrari, la numero 27 di Gilles Villeneuve, se non ricordo male. Però non potei partecipare al concorso perché ero piccolo e quindi mi accompagnò soltanto, partecipai alla mostra ma non al concorso. E quindi ecco, mi ha sempre affascinato, no? Costruirmi il modello io, e devo dire, appunto, mi ero già perso, che questi modelli adesso dell'edicola sono veramente professionali.
Diciamoci la verità, lo sappiamo. Guardate solo ad esempio qua nello specifico l'Audi 4, che grado di finitura abbiamo, i materiali anche usati, i filetti nella verniciatura, la precisione degli stampi. Si riescono a fare delle cose che le vai a ingrandire, che diversamente, almeno io a occhio nudo, non riuscirei a leggere, e trovo delle finiture impeccabili, bellissime. Ecco, non sono modelli che non valgono come molti pensano, a parte che chi si fa questi modelli difficilmente li va a vendere, però volendo anche prenderti un giorno i tuoi soldi te li prendi, ecco, questo voglio dire. Poi trattandosi anche di modelli storici quali questi, no? che ha vinto il Rally di Monte Carlo tra i tanti titoli nel 1984 con il pilota Walter Roll e il suo navigatore copilota Christian, e la prima macchina che ha adottato poi la trazione integrale, il 4VD, ecco, le 4 ruote motrici. Quindi sono delle icone, sono delle macchine che comunque hanno un numero, in questo caso l'1, nella Lancia Stratos il 10 di Sandro Munari e Silvio Maiga, che hanno vinto il Rally di Monte Carlo nel 1976, e quindi vi dico, non è la stessa cosa, è un po' come la moto di Valentino Rossi. Ci sono tante Yamaha che ha usato, ma non hanno vinto alcun titolo, magari importante, difficile, perché Valentino Rossi cos'è che non ha vinto? Però per dire, e si scelgono dei modelli iconici, dei modelli che hanno una storia, un vissuto, in questo caso nel campo dei rally. E questo è importante e che ci lega anche molto a un pilota, a una storia vissuta, a dei ricordi che avevamo da bambini, come io quando guardavo le Lancia Stratos nel 72, io sono del 1966, 72-73 vedevo le Lancia Stratos da Ferrato, un'autofficina che ne preparava 2, e in una via che si chiama il Tesoli, perché è un centro sportivo in Val d'Aosta, angolo via Boison, e io ero lì e le guardavo e rimanevo affascinato, mi innamoravo e non sapevo neanche che macchine fossero, avevo 6 anni, 7 anni, è la prima volta che le vedevo, e poi andavo quasi tutti i giorni a vedermele con questi cofani appoggiati al contrario per terra, che già loro mi piangeva il cuore, perché aveva le punte del cofano che vanno verso il parabrezza appoggiate per terra con la punta verso l'alto, no? Dove ci vanno poi il gruppo fari secondari, ed era bellissimo vederle. E sono così contento perché andai l'altro anno ad Aosta e vidi ancora Ferrato lì. Mi fa molto piacere, perché secondo me lui è veramente un pezzo storico nel campo dell'automobilismo, e non credo solo in Lancia Stratos. Va bene ragazzi, grazie del vostro tempo, un abbraccio a voi, saluto ancora tutti, Ludovico, Massimiliano, nello specifico che mi hanno fatto notare questo mio errore. Vi chiedo scusa, però ve lo dico sempre, fate attenzione, e l'avete fatta. Grazie a tutti, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!